Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video davvero speciale. Un video che, ve lo anticipo, brillerà come un diamante. Oggi andremo a svelare un segreto italiano, un segreto romantico, un segreto che riguarda un anello di fidanzamento unico. Avete capito bene? Avrete sicuramente sentito parlare di Neslihan e Burak, la coppia che fa sognare un po' tutti quanti. Bene. Oggi ci concentreremo sull'anello di fidanzamento di Neslihan, un gioiello che ha fatto impazzire i social media e che nasconde una storia affascinante, una storia italiana. Burak, con la sua solita eleganza e attenzione ai dettagli, ha scelto qualcosa di veramente speciale per chiedere a Neslihan di passare il resto della sua vita con lui. E io? Io ho fatto qualche ricerca, ho scavato a fondo e sono pronta a condividere con voi tutto quello che ho scoperto. Quindi, mettetevi comodi. Prendetevi un caffè o un tè e preparatevi a immergervi nel mondo scintillante degli anelli di fidanzamento e nell'artigianato italiano. E, ovviamente, prima di iniziare, se siete nuovi sul canale, vi invito a iscrivervi. Trovate il pulsante qui sotto, cliccateci sopra e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ci saranno tante altre sorprese e tanti altri segreti da svelare insieme. Ok? Ora che le presentazioni sono state fatte, entriamo nel vivo della questione, l'anello di Neslihan. Innanzitutto, dimenticatevi degli anelli di fidanzamento tradizionali. Qui siamo su un altro livello, un livello di originalità, di ricercatezza e di significato profondo. Burak non voleva un semplice diamante su una fascia d'oro. No, lui voleva qualcosa che rappresentasse la loro storia d'amore, la loro unicità e il loro legame speciale. E qui entra in gioco l'Italia. Sì, perché Burak, da grande amante del nostro paese, ha deciso di affidarsi all'artigianato italiano, alla maestria dei gioiellieri italiani, per creare questo capolavoro. E non ha scelto un gioielliere qualsiasi. Ha scelto una piccola bottega artigiana, una di quelle che si tramandano segreti e tecniche di generazione in generazione. Una di quelle dove le mani degli artigiani plasmano il metallo e danno vita a vere e proprie opere d'arte. Ho scoperto che Burak ha fatto diverse visite in Italia, in incognito ovviamente, per incontrare i gioiellieri e per studiare i materiali. Era ossessionato dalla perfezione, voleva che ogni singolo dettaglio fosse perfetto, dalla purezza del diamante alla lavorazione dell'oro. E la cosa più interessante è che Burak ha partecipato attivamente al processo di creazione dell'anello. Non si è limitato a dare delle indicazioni, ma ha voluto sporcarsi le mani, ha voluto imparare le tecniche, ha voluto sentire la magia della trasformazione della materia. Immaginatevi Burak, un uomo abituato al lusso e alla comodità, immerso in una bottega polverosa, con il grembiule addosso, che impara a modellare l'oro con il martello e la lima. È un'immagine che mi fa sorridere, ma che dimostra quanto tenesse a questo anello e quanto volesse che fosse veramente speciale. Ma qual è il segreto di questo anello? Oltre all'artigianato italiano e alla partecipazione attiva di Burak, c'è un dettaglio nascosto, un dettaglio che solo Neslihan conosce. Si tratta di un'incisione segreta, una frase in italiano, incisa all'interno della fascia dell'anello. Ho provato a indovinare quale fosse questa frase. Ho pensato a ti amo, a per sempre, a mia per sempre, ma poi ho capito che doveva essere qualcosa di più personale, qualcosa che avesse un significato speciale solo per loro due. Magari una frase che si sono detti la prima volta che si sono incontrati, oppure un verso di una canzone che amano particolarmente. Purtroppo, questo segreto resta tale, perché Burak e Neslihan non l'hanno rivelato a nessuno. E forse è giusto così, perché è un dettaglio che appartiene solo a loro, un piccolo tesoro nascosto che rende l'anello ancora più prezioso. Ma torniamo all'anello in sé. La montatura è in oro bianco, un oro bianco purissimo, che esalta la brillantezza del diamante. Il diamante è un taglio brillante, ovviamente, ma non è un diamante qualunque. Ho scoperto che Burak ha scelto un diamante con una particolare forma, una forma a cuscino, che ricorda un po' i diamanti antichi, quelli delle principesse e delle regine. E la cosa ancora più interessante è che il diamante è incastonato in una montatura a giorno, una montatura che permette alla luce di penetrare nel diamante da ogni angolazione, rendendolo ancora più luminoso e scintillante. Sembra quasi che il diamante emani una luce propria, una luce che riflette l'amore e la felicità di Neslihan. Ma non è finita qui. L'anello è impreziosito da una serie di piccoli diamanti, incastonati lungo la fascia, che creano un effetto di luce ancora più intenso.
Questi piccoli diamanti sono disposti in modo asimmetrico, creando un design originale e moderno che si discosta dai classici anelli di fidanzamento. E poi c'è un altro dettaglio che mi ha colpito particolarmente: la forma della fascia. La fascia non è perfettamente rotonda, ma ha una forma leggermente ovale, che si adatta perfettamente alla forma del dito di Neslihan. È un dettaglio che dimostra l'attenzione di Burak per i particolari e la sua volontà di creare un anello che fosse non solo bello, ma anche confortevole da indossare. Insomma, l'anello di fidanzamento di Neslihan è un vero e proprio capolavoro di artigianato italiano, un gioiello unico e irripetibile, che racchiude in sé una storia d'amore, una passione per la bellezza e una cura per i dettagli senza pari. È un anello che parla da solo, un anello che trasmette emozioni e che fa sognare. E ora, dopo aver svelato tutti i segreti di questo anello meraviglioso, è arrivato il momento di tirare le somme. Abbiamo scoperto che Burak ha scelto l'artigianato italiano per creare un anello di fidanzamento unico per Neslihan. Abbiamo scoperto che ha partecipato attivamente al processo di creazione dell'anello, imparando le tecniche dai maestri gioiellieri italiani. Abbiamo scoperto che l'anello nasconde un'incisione segreta, una frase in italiano che ha un significato speciale solo per Burak e Neslihan. Abbiamo scoperto che il diamante è un taglio brillante a cuscino, incastonato in una montatura a giorno, che ne esalta la luminosità. Abbiamo scoperto che la fascia ha una forma leggermente ovale, che si adatta perfettamente alla forma del dito di Neslihan. Insomma, abbiamo scoperto che l'anello di fidanzamento di Neslihan è un vero e proprio capolavoro, un gioiello che rappresenta l'amore e la felicità della coppia. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato tutti i dettagli e i segreti che ho svelato. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto, sarò felice di rispondervi. E se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. E, ovviamente, non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Cliccate sul pulsante qui sotto e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ma aspettate, non è finita qui. Pensavate davvero che vi avrei detto tutto e subito? No, no, no. C'è ancora molto da scoprire su questo anello e sull'amore di Burak per l'Italia. Vi ho detto che Burak ha visitato diverse botteghe artigiane, ma non vi ho detto quali. E credetemi, le botteghe che ha visitato sono veri e propri santuari dell'artigianato italiano. Una di queste botteghe si trova a Firenze, nel cuore del quartiere di Oltrarno, un quartiere famoso per le sue botteghe artigiane e per i suoi laboratori di restauro. Questa bottega, che si tramanda di padre in figlio da più di 300 anni, è specializzata nella lavorazione dell'oro e nella creazione di gioielli unici. I gioiellieri di questa bottega sono dei veri e propri artisti, capaci di trasformare un semplice lingotto d'oro in un'opera d'arte. Ho sentito dire che Burak ha passato diverse giornate in questa bottega, osservando i gioiellieri al lavoro, imparando le tecniche di lavorazione dell'oro e sperimentando con diversi materiali. Era affascinato dalla loro abilità e dalla loro passione per il loro lavoro. Sembra che abbia anche provato a creare un piccolo gioiello, un ciondolo a forma di cuore, per Neslihan. Non so se sia riuscito a finirlo, ma so che ha apprezzato molto l'esperienza. Un'altra bottega che Burak ha visitato si trova a Valenza, in Piemonte, una città conosciuta come la capitale italiana della gioielleria. Questa bottega è specializzata nella lavorazione dei diamanti e nella creazione di anelli di fidanzamento. I gioiellieri di questa bottega sono dei veri e propri esperti di diamanti, capaci di riconoscere la qualità di una pietra al primo sguardo. Si dice che Burak abbia trascorso ore intere in questa bottega, esaminando diversi diamanti, imparando le caratteristiche che li rendono unici e confrontando i diversi tagli. Voleva scegliere il diamante perfetto per Neslihan, un diamante che fosse non solo bello, ma anche di alta qualità. E poi c'è la storia dell'incisione segreta. Vi ho detto che Burak ha inciso una frase in italiano all'interno della fascia dell'anello, ma non vi ho detto perché ha scelto l'italiano. Beh, la risposta è semplice, perché Burak è innamorato dell'Italia e della lingua italiana. Fin da piccolo, Burak ha sempre avuto una passione per l'Italia. Amava la sua storia, la sua arte, la sua cultura e la sua cucina. Ha imparato l'italiano da autodidatta, leggendo libri e guardando film. E quando ha incontrato Neslihan, ha scoperto che anche lei amava l'Italia. Così, hanno iniziato a viaggiare insieme in Italia, visitando le città più belle e scoprendo i tesori nascosti del nostro paese.
Hanno passeggiato per le vie di Roma, ammirato le opere d'arte di Firenze, assaggiato i sapori della cucina napoletana e si sono innamorati dei paesaggi della Toscana. Durante uno di questi viaggi, Burak ha deciso di chiedere a Neslihan di sposarlo. E ha pensato che il modo migliore per farlo fosse con un anello di fidanzamento creato in Italia, con un diamante scelto con cura e con un'incisione segreta in italiano. La frase che ha inciso all'interno dell'anello è un segreto che appartiene solo a lui e a Neslihan. Ma posso dirvi che è una frase molto romantica, una frase che esprime tutto il suo amore per lei e per l'Italia. È una frase che Neslihan non dimenticherà mai. E a proposito di Neslihan, ho scoperto che anche lei ha partecipato attivamente al processo di creazione dell'anello. Ovviamente, non sapeva che Burak le avrebbe chiesto di sposarlo, ma ha contribuito a creare l'anello senza saperlo. Infatti, durante uno dei loro viaggi in Italia, Burak ha portato Neslihan a visitare una bottega artigiana specializzata nella lavorazione dell'oro. Ha finto di essere interessato a comprare un gioiello per sua madre e ha chiesto a Neslihan di dargli un consiglio. Neslihan ha iniziato a esaminare i diversi gioielli, dando il suo parere e suggerendo alcune modifiche. Burak ha preso nota di tutti i suoi suggerimenti e li ha utilizzati per creare l'anello di fidanzamento. In questo modo, Neslihan ha contribuito a creare un anello che è veramente unico e speciale, un anello che rappresenta la loro storia d'amore e il loro legame speciale. E sapete qual è la cosa ancora più bella? Che Burak e Neslihan hanno deciso di sposarsi in Italia. Hanno scelto una location da sogno, un castello medievale in Toscana, circondato da colline e vigneti. Sarà un matrimonio da favola, un matrimonio che celebrerà il loro amore per l'Italia e il loro legame indissolubile. E io, ovviamente, non vedo l'ora di vedere le foto e i video del matrimonio. Quindi, ricapitolando, l'anello di fidanzamento di Neslihan è un vero e proprio capolavoro di artigianato italiano, un gioiello unico e irripetibile, che racchiude in sé una storia d'amore, una passione per la bellezza e una cura per i dettagli senza pari. È un anello che parla da solo, un anello che trasmette emozioni e che fa sognare. E la storia dietro questo anello è ancora più bella, una storia fatta di amore, di passione, di viaggi e di scoperte. Una storia che dimostra che l'amore può nascere ovunque, ma che in Italia trova sempre la sua massima espressione. Spero che questa storia vi sia piaciuta e che abbiate apprezzato tutti i dettagli e i segreti che ho svelato. Se avete domande o commenti, lasciateli qui sotto, sarò felice di rispondervi. E se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e condividetelo con i vostri amici. E, ovviamente, non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Cliccate sul pulsante qui sotto e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Prometto che ci saranno altre storie incredibili da raccontare. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ah, e un'ultima cosa, spero che questa storia vi abbia ispirato a credere nell'amore e nella bellezza dell'artigianato italiano. Alla prossima!